Oggi vi faccio vedere come preparare kimchi fatto in casa. Kimchi è un piatto tradizionale coreano, ma è famosissimo anche in Giappone, fatto di verdure fermentate con le spezie. Circa un anno fa ho pubblicato il video su kimchi, ma solo il racconto su kimchi, e questa volta vi farò vedere come prepararlo. Gli ingredienti sono il cavolo napa, i cipollotti sottili, la rapa daikon, la cipolla, la carota, la mela, l'aglio, lo zenzero, la salsa di pesce, la farina di riso, il miele, il peperoncino in polvere coreano per fare kimchi e il sale. Abbiamo 1,5 kg di cavolo napa, viene chiamato anche il cavolo di Pechino o il cavolo cinese. Lo tagliamo a metà e siccome è tanto grande, tagliamo a metà con il coltello la base del cavolo per la lunghezza e aprendolo con le mani si dividono da sole anche le foglie. Tagliamo a metà ancora ciascuno dei pezzi in questo modo, così diventeranno 4 pezzi. Tagliamo la parte del cuore su tutti e tagliamo le coste del cavolo a quadratini di circa 3 cm di lato, mentre la parte morbida delle foglie possiamo tagliarla a quadrati un po' più grandi. Una volta che lo abbiamo tagliato tutto, mettiamo nella bacinella grande e lo laviamo bene e lo sgoccioliamo bene. Nella bacinella grande mettiamo il cavolo e 80 g di sale. Mescoliamo bene in modo da distribuire bene il sale. Mettiamo un'altra bacinella sopra il cavolo e mettiamo un peso abbastanza grosso e lo lasciamo per un'ora così, ma a metà tempo mescoliamo di nuovo il cavolo. Nel frattempo prepariamo la salsa. Abbiamo 200 g di rapa daikon, la laviamo e eliminiamo la buccia. La tagliamo sottile di circa 2 o 3 mm e poi la tagliamo a julienne. Quella tagliata la mettiamo nella bacinella. Abbiamo 50 g di carote. Eliminiamo la buccia e le tagliamo un po' più sottili della rapa daikon in diagonale per guadagnare la lunghezza e le tagliamo a julienne e le mettiamo nella bacinella. Abbiamo 50 g di cipollotti sottili. Dopo che sono stati lavati e sono state eliminate le radici, li tagliamo sottili in diagonale in modo che assomiglino al resto della julienne di carote e rapa. E anche questi li mettiamo nella bacinella. Abbiamo 80 g di mele, eliminiamo la buccia e le tagliamo a pezzettini. Queste invece le mettiamo nel frullatore. Abbiamo 80 g di cipolle, eliminiamo la buccia e le tagliamo a pezzettini e anche queste le mettiamo nel frullatore. Abbiamo lo zenzero che è stato lavato, eliminiamo la buccia e prepariamo un cucchiaio di grattugiato e lo mettiamo nel frullatore. Prepariamo anche un cucchiaio di aglio grattugiato e lo mettiamo nel frullatore. Chiudiamo il coperchio e frulliamo bene. Per 2 o 3 volte apriamo il coperchio e mescoliamo bene in modo da frullare uniformemente tutto. Prepariamo una pentolina e mettiamo 70 g d'acqua e 5 g di farina di riso. Dopo aver mescolato bene, la mettiamo sul fuoco piccolo e accendiamo il fuoco medio. Quando comincia a bollire, abbassiamo il fuoco al minimo e cuciniamo per 1 minuto mescolando continuamente. Spegniamo il fuoco e la mettiamo nella ciotola. La mettiamo da parte.
È passato un'ora da quando abbiamo salato il cavolo e per metà del tempo lo abbiamo anche mescolato. Togliamo il peso e controlliamo se la costa del cavolo si piega con le mani e non si spezza. Se si spezza lo lasciamo in salamoia finché la costa del cavolo non si ammorbidisce. Dopodiché lo sciacquiamo e lo scoliamo e lo lasciamo da parte per farlo sgocciolare. Spostiamo le julienne di verdure in una bacinella un po' più grande. Mettiamo 100 g di polvere di peperoncino coreano per fare il kimchi. Credo che hanno anche il peperoncino molto più piccante, ma quando si dice il peperoncino coreano sarebbe questo che non è piccantissimo. Sono più dolci e sanno un po' da paprika dolce. Questa è una confezione da 1 chilo e non riuscivo a trovare una confezione più piccola. E ho speso circa 11 o 12 euro. Magari questa informazione vi aiuta a trovarlo quello giusto. E penso che non riuscirò a utilizzarlo in giro di pochi mesi e per mantenerlo fresco lo conserverò nel freezer. Mettiamo 100 g di questi peperoncini coreani nella bacinella. Questa è la salsa di pesce thailandese che si chiama Naan Pla ed è la salsa a base di acciughe, salata e fermentata. Una salsa che dà sapidità a kimchi e aiuta a sua procedura di fermentazione. E nella questa ricetta non c'è, ma se troverete anche i gamberetti salati e fermentati, vi consiglio fortemente di aggiungere nel kimchi. Lo dà una profondità maggiore e lo aiuta ancora di più per la sua fermentazione. Nella questa ricetta mettiamo 120 g di salsa di pesce, ma se avremo anche questi prodotti di gamberetti salati, la salsa di pesce mettiamo 100 g anziché 120 e aggiungiamo 20 g di gamberetti salati, frullando insieme le cipolle e le mele. Nella bacinella mettiamo il composto frullato e mettiamo questa crema fatta con la farina di riso e l'acqua, 60 g di miele e mescoliamo bene tutto quanto e facciamo diventare una crema. Dopo che abbiamo spostato il cavolo sgocciolato nella bacinella grande, indossiamo i guanti e nella bacinella mettiamo tutta questa cosa che abbiamo appena mescolato. E con le mani indossate i guanti lo mescoliamo tutto insieme. Una volta dopo aver mescolato benissimo è pronto per essere lasciato riposare nel frigo. Il bello del kimchi è che cambia il sapore continuamente andando avanti nel tempo. Da 0 fino al 5° giorno si gode la freschezza delle verdure. Dal 6° giorno al 15° giorno inizia a uniformarsi il gusto. Dal 16° giorno al 25° giorno sta continuando la fermentazione e comincia a sentirsi il leggero sapore aspro. Dal 25° giorno al 45° giorno la fermentazione crea un forte sapore aspro. Vi consiglio di preparare tanta quantità come questa ricetta utilizzando 1,5 kg di cavolo napa, altrimenti almeno 1 kg di cavolo napa, perché si conserva a lungo e poi possiamo godere per più giorni del kimchi e possiamo capire bene anche il suo cambiamento di gusto nel tempo.
Non posso assicurarvi che i kimchi che facciamo durino più di un mese perché dipende da come è conservato, ma sappiate che finché non avranno il sapore eccessivamente acido vuol dire che è mangiabile e se avranno un gusto abbastanza aspro da mangiare così sarà ottimo utilizzarlo per cucinare o una zuppa o una saltata in padella con la carne di maiale. E entrambe le videoricette le allegherò nella descrizione. Questo è il kimchi dopo che sono passati 5 giorni. Potete vedere che la quantità è diminuita perché lo assaggiavo ogni giorno, ma dopo 5 giorni inizia ad avere un gusto più uniforme. Per arrivare al massimo della sua bontà dovrei aspettare ancora per una decina di giorni o anche di più. A parte il sapore unico e affascinante, tante persone amano il kimchi per le sue proprietà ricche di vitamine A, B, C, minerali e fibre. E il kimchi contiene probiotici che possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario. Più va avanti la fermentazione, più diventa sano. Lo mettiamo sul piatto con il colore che contrasta per il colore rosso del kimchi. Provate a farlo in questo periodo invernale quando è possibile trovare il cavolo cinese in un negozio di alimentari asiatici o in un negozio biologico o al mercato. Provate a farlo perché soprattutto è buonissimo, ha un gusto pieno di sfumature, si sente lo zenzero, l'aglio, la dolcezza e la piccantezza del peperoncino coreano, la sapidità della salsa di pesce e poi con il tempo sentirete sempre di più questi sapori che uniscono. Vi ho raccontato un sacco di cose belle del kimchi, ma l'unico difetto è che bisogna stare attenti di non mangiarlo giorno prima del colloquio di lavoro importante o dell'appuntamento romantico. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!